Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi o bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo, in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche le puntate di ETF Fight, partendo dalla puntata 15, in cui da ogni puntata confronteremo e analizzeremo 2 più ETP, e anche i nuovi aggiornamenti settimanali del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 57esimo episodio andremo ad aggiornare i nostri file Excel con l'andamento degli investimenti riferiti a marzo. Come anticipato nell'update settimanale di qualche giorno fa, ho fatto come dire un'operazione importante. Nel corso del video scoprirete le motivazioni di tale vendita. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata a solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita e o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e ne si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, possiamo cominciare. Eccoci come di consueto nel mio file Excel Patrimonio 2026. E prima di andare a vedere il foglio numero 1 patrimonio, cominciamo come di consueto dal foglio numero 3 conto titoli. Durante lo scorso mese, come potete vedere, ho continuato il mio pack sul Nasdaq 100 nella giornata del 16 di marzo con il consueto acquisto di un importo pari a 800 euro, ma qualche giorno più tardi ho venduto tutte le mie quote dell'ETF del Nasdaq 100 in quanto non mi sentivo più confidente nel mantenerlo. Questo mi sembra che non ve l'ho mai fatto vedere della parte del foglio numero 3, comunque è la parte di vendita in quanto non ho mai effettuato alcun tipo di vendita e comunque questa è l'impostazione grafica che ho fatto. Come potete vedere appunto ho venduto il 23 di marzo ricavando 28.714,31 che se andiamo a confrontare su Scalable Capital corrisponde esattamente, vedete anche qui il lunedì 23 marzo ho venduto tutte le quote del Nasdaq 100. Agli effetti era già qualche settimana che ci stavo pensando e penso che dal top fatto verso febbraio sia partito un ciclo importante al ribasso e quindi ho deciso di effettuare questa vendita. Adesso ci troviamo, ad esempio questa è la quota 1158. Se torniamo un attimo indietro andiamo a vedere a quanto abbiamo venduto, a 1176, quindi c'è stato effettivamente un piccolo ribasso rispetto al lunedì in cui ho venduto. Comunque se guardiamo dal top di febbraio il ribasso è stato abbastanza notevole. No, scusate, il top di gennaio. Vediamo, cambiamo time frame e se andiamo ancora più indietro a novembre il calo è stato notevole. Ovviamente questa attesa fino a febbraio non ha fatto bene al mio investimento. Bene, torniamo un attimo sul file Excel, quindi questa è la parte di vendita che avete visto. Per quanto riguarda gli altri acquisti prosegue il pack sull'ETF cinese, anche perché comunque sono pochi mesi che ho iniziato ad investirci e quindi la somma è talmente bassa che anche se dovesse essere uno storno di una certa intensità, diciamo che per me al momento è abbastanza irrilevante. Continua poi il pack sulle varie azioni singole, NIO che è un'azienda automobilistica del mercato cinese, China Molybdenum e Zijin Mining Group che sono sempre due aziende cinesi importanti che si occupano dell'estrazione di oro e materie prime importanti per la transizione energetica. Qui come potete vedere ho già inserito
il probabile futuro acquisto di gran parte della mia liquidità che ho ricavato dalla vendita del Nasdaq 100, comunque poi lo vediamo nel corso del video. Capitolo cripto, come sempre le detengo tutte su Nexo e sono tutte convertite in stablecoin in USDC. Quindi andiamo avanti così. Per quanto riguarda poi, passiamo al foglio numero 5, Asset Allocation. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorate mensilmente tutte le asset class esclusi i beni materiali. Ho aggiunto anche la nuova categoria materie prime e metalli, quindi nel caso in cui dovessi andare a investire nell'oro si arricchirà anche questa categoria con l'importo stabilito. Qua ad esempio possiamo tirare via l'ETF del Nasdaq 100 al momento per quanto riguarda la parte azionaria, che è decisamente cambiata. Adesso ci attestiamo a 11.066. Comunque poi andiamo a andare a vedere nel dettaglio i vari valori. Vado a inserire velocemente gli altri importi. Abbiamo l'obbligazione Austria 2117. Per quanto riguarda le cripto le andiamo a vedere subito, che non le ho ancora guardate. 7.334,19. Perfetto, e la liquidità, mi sono stupito di tutta questa liquidità, infatti adesso ci attestiamo a 70.096,06, perché vi ricordo che adesso possiamo modificare anche questo commento, modifica commento. L'ho già modificato. Abbiamo il conto corrente principale, un conto corrente secondario che utilizzo come fondo di emergenza, e ho messo anche la liquidità del conto scalable. Qui dobbiamo modificare, scusate un attimo. Selezione di dati, no, vediamo. Formato area, ecco qui. Asse verticale valori, mi sono dimenticato opzioni assi, qui aumentiamo, andiamo a 85.000, ecco, così si capisce un po' di più, perché praticamente la liquidità è schizzata in alto. Molto bene, quindi abbiamo detto primo conto corrente, secondo conto corrente e il conto, la liquidità del conto scalable, e quindi al momento vedete che ho molta liquidità, e poi deciderò al momento che destino avrà, quindi in cosa andrò a reinvestirla. Sto girando il video quando i mercati sono ancora aperti, quindi potrete vedere delle piccole variazioni. I valori li ho recuperati una mezz'oretta fa circa. Quindi andiamo a vedere le varie percentuali. Qui non ho messo la percentuale, eccola qui. Perfetto, quindi ci attestiamo attualmente con un 11% circa nell'azionario, un 7% circa nelle obbligazioni, 7% circa stabile anche per quanto riguarda le cripto, e ho molta liquidità. Adesso ci attestiamo a circa un 74%. Per chi mi segue lo saprà già, ma lo ripeto anche per i nuovi arrivati, che non ho un asset allocation ideale in termini di percentuali che voglio raggiungere, anche perché l'obbligazione che ho nel portafoglio è stata una speculazione sui tassi di interesse, quindi adesso la detengo in portafoglio. Stesso discorso per le criptovalute, che sono state il mio primo investimento, anche se adesso sono convertite tutte in stablecoin. Se poi andiamo, per chi piace i grafici, qui abbiamo la rappresentazione grafica dei valori presi da qui in alto, e per questo mese, ancora per questo mese, vedrete una grossa fetta di liquidità. Onestamente ho fatto i conti 2 volte e non mi aspettavo così tanta liquidità tra primo, secondo e conto corrente di emergenza. Abbiamo poi qui sotto la rappresentazione in percentuali e per aree colorate. Comunque ho notato un'altra cosa, che il picco di valore dell'azionario io l'ho avuto a ottobre 2025, dopo le prime che sono crollate è stata Lightbridge, che dopo andremo a parlare anche di quella, e poi mano a mano ha cominciato il calo anche l'ETF del Nasdaq 100, che ovviamente era quello in percentuale nel mio portafoglio maggiore, quindi di conseguenza tutto il portafoglio, anche andando a continuare il mio pack, ne ha comunque risentito.
Passiamo poi al foglio numero 6 chiamato storico investimenti. Vi ricordo che questo foglio insieme agli altri li potete vedere alla puntata 27 e alla puntata più aggiornata 50 in cui vado a spiegarlo nel dettaglio. Comunque in questo foglio vado praticamente a elencare tutti i miei investimenti, ETF, azioni singole e obbligazioni. Per quanto riguarda i valori dei PAC li ho già inseriti. Qui potete vedere la conclusione momentanea, comunque perché è una cosa momentanea, del mio investimento sul Nasdaq 100. Appunto ho frizzato la data del 23 di marzo con il valore di vendita 28.714, quindi in tutto questo periodo mi ha fruttato un rendimento del circa 9%, con un rendimento medio anno del 7,44%. Abbiamo raggiunto picchi anche, se non mi ricordo, del 18-19% come rendimento medio anno, ma ci trovavamo, come appunto detto in precedenza, a settembre, ottobre, quel periodo lì. Poi c'è stato un notevole calo. Infatti potete vedere anche il rendimento medio anno del primo anno, questo del secondo eravamo al 15%, quindi, e poi effettivamente c'è stato un crollo, diciamo, del rendimento medio anno anche, e penso, sempre dal mio modesto punto di vista, che questo calo continui in particolare nel mese di aprile, poi anche maggio e così via. Quindi onestamente non mi sento più tanto confidente, visto che comunque la quota investita era veramente notevole. Bene, quindi adesso andiamo a inserire i valori degli altri investimenti. Qui abbiamo l'ETF della Cina che per il mese di marzo si attestava a 554 euro, quindi siamo sempre in territorio negativo di un 7% circa. Abbiamo poi l'obbligazione Austria 2117, 6468, anche questa rispetto al mese precedente abbiamo un leggero calo con un meno 16% circa e un rendimento medio anno del meno 8%. Questa dovrebbe essere NIO, vediamo, sì, perfetto. Come potete vedere qui il pack va avanti e ci attestiamo a 2346, quindi con un rendimento del 23%, un rendimento medio anno del 35% circa. Novo Nordisk, no scusatemi, Lightbridge ci attestiamo a 3722, questa invece è decisamente crollata. Purtroppo mi sono fatto ingolosire dal rendimento nel periodo settembre-ottobre se non sbaglio e purtroppo non ho venduto, diciamo, in tempo, quindi considerando il possibile calo del Nasdaq anche questa qui calerà di conseguenza. Comunque dal mio punto di vista credo sia non conveniente venderla al momento. Passiamo poi per quanto riguarda China Molybdenum, anche qui va avanti il pack, ci attestiamo a 1233, anche questa leggermente in calo, con un rendimento del 23% circa. Passiamo poi a Novo Nordisk, no, Zijin Mining Group, eccola qui, anche questa leggermente in calo con un rendimento del 12%, un rendimento medio anno del 31% circa. Finalmente arriviamo a Novo Nordisk, anche questa è leggermente in calo e siamo con un rendimento negativo del 26% circa e un rendimento medio anno del meno 47%. Qui ho già preparato il possibile futuro acquisto, come avete potuto vedere stiamo parlando dell'Invesco Physical Gold, quindi un ETC che replica l'andamento del prezzo dell'oro. Qui in basso a destra invece potete vedere il rendimento di tutti i miei investimenti e anche il rendimento medio anno e come potete vedere per la prima volta siamo andati in territorio negativo, ovvero tutti i miei investimenti, se dovessi andarli a vendere, mi renderebbero un meno 2% circa, con una minusvalenza di circa 830 euro. Comunque non disperiamo perché l'anno è appena cominciato e quindi avremo modo di rifarci. Per quanto riguarda una cosa interessante, qui in alto ho riportato la vendita dell'ETF del Nasdaq 100 e ho fatto un calcolo approssimativo anche con l'intelligenza artificiale delle eventuali tasse che andrò a pagare io ovviamente sono in regime dichiarativo l'anno prossimo. Ho calcolato un 604 euro di tasse e quindi dalla quota investita che era 26.387 rotti
ho ottenuto questi 28.714 calcolando tutte le tasse sostenute e poi le tasse anche durante la futura fase di vendita. All'incirca ho ottenuto 1.707 di guadagno al netto, che in pratica è un 6,47%. Se andiamo a vedere il rendimento medio annuo invece ci dava 7,44, però al netto delle tasse dovrebbe essere all'incirca un 6,47% in totale. Anzi, il paragone andrebbe fatto con, scusate, con 8,82 contro un 6,47 di netto. Nel caso in cui dovessi riprendere in futuro l'investimento del Nasdaq, mi basterà copiare, fare una nuova riga, inserisco la quantità investita e poi nuovamente il controvalore di fine investimento. Per chi non l'avesse ancora vista, qui sotto ho creato una piccola tabellina con i vari rendimenti del mio portafoglio: rendimento semplice, rendimento in euro e rendimento medio annuo, e così andrò a scrivere anche al termine del 2026. Qui sotto ho recuperato una simpatica tabellina in cui vengono riportati i dati più o meno affidabili, a grandi linee, dei più grandi investitori della storia. Ovviamente il mio scopo non è batterli, però avere una sorta di riferimento, benchmark su cui basarmi, quindi una statistica simpatica. Bene, possiamo salvare e adesso finalmente andiamo a vedere il foglio numero 1 patrimonio, in cui andiamo a vedere effettivamente come è andato tutto il mese. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorate nel dettaglio tutte le asset class e in questo caso sono compresi anche i beni materiali, quindi automobile, casa eccetera. In questo caso i conti correnti sono separati. Primo conto corrente ci attestiamo a 37.114,35, quindi non preoccupatevi che dopo li andiamo a commentare. L'Austria abbiamo detto 6.468. Secondo conto corrente che utilizzo come piccolo fondo di emergenza, come potete vedere ottengo una piccola remunerazione. In questo caso, nello scorso video, se non ricordo male, il mese era andato in territorio negativo, però mi sono ricordato che già prima della vendita dell'ETF del Nasdaq 100 avevo una piccolissima quantità di liquidità sul conto scalable, e questo mi ha permesso comunque di concludere il mese di febbraio in territorio positivo, perché mi dava anche abbastanza fastidio di vedere il segno meno nella variazione, quindi per il mese di febbraio me la sono cavata. In questo caso per il mese di marzo non credo, comunque adesso vediamo. La liquidità è scalable, che è praticamente quella ottenuta dalla vendita dell'ETF del Nasdaq 100 più quei 54 euro qui, di 28.700 euro. Per quanto riguarda le cripto non mi ricordo già più cosa ho inserito, 7.334,19. Ecco fatto. Per quanto riguarda l'ETF del Nasdaq 100, giustamente è andato a zero. L'ETF della Cina abbiamo detto 554. Lightbridge purtroppo è calata. Poi abbiamo NIO 2346, China Molybdenum 1233, Zijin Mining Group 1007, Novo Nordisk 2204 e Invesco Physical Gold, e poi vedremo se acquistarlo. Scusate. Dai, pensavo peggio. Salviamo un attimo. Nonostante questo calo dei mercati a marzo, il fatto di aver venduto il Nasdaq, dal mio punto di vista, mi ha permesso comunque di salvare ulteriormente il mese, perché comunque avete visto che è calato ulteriormente il mercato azionario, e quindi il patrimonio è calato, però in percentuale abbastanza irrilevante, del meno 0,58%, in soldoni 1.300 euro circa. Andiamo ad analizzare il mese. Per quanto riguarda il risparmio, bene, nonostante vi ricordo i pack comunque che ho portato avanti nel mese di marzo. Poi nel mese di aprile cambierà sicuramente qualcosa,
comunque ci attestiamo a 37.114, quindi nonostante le spese in famiglia, tutti i vari investimenti, è andato abbastanza bene. L'Austria si è plafonata comunque intorno ai 6.300, 6.600, 6.400. Abbiamo poi il conto corrente, il fondo di emergenza, scusate, da cui ricevo una piccola remunerazione, la liquidità molto importante adesso presente su Scalable, che credo comunque nel mese di aprile andrò a reinvestire completamente. Per quanto riguarda le cripto, si sono leggermente apprezzate, quindi il dollaro si è rafforzato e quindi avendole convertite in una stablecoin ancorata al dollaro, anche le mie cripto si sono rivalutate. ETF del Nasdaq 100 appunto, che probabilmente riprenderemo in futuro. Continua il pack sull'ETF della Cina, in quanto comunque avendo appena iniziato, anche se dovesse esserci un crollo del mercato, non mi darebbe più di tanto fastidio. Purtroppo Lightbridge continuerà secondo me questo trend negativo e avrei dovuto comunque venderla diversi mesi fa. Ovviamente a questo punto, anche se la dovessi vendere, avrei un 1300 euro di minusvalenze che sinceramente adesso non ho la minima voglia di recuperare. Per quanto riguarda NIO, il comparto cinese comunque in generale, onestamente sono abbastanza soddisfatto, quindi penso di continuare con questo piccolo pack sia su NIO che sulle altre due aziende cinesi, Zijin e China Molybdenum. Novo Nordisk invece è decisamente in calo, ma anche questa, così come Lightbridge, continua il mio obiettivo di accumularne fino a 5.000 euro. Così come anche su NIO, China Molybdenum e Zijin, vedete, ho due, anzi tre azioni singole in profitto, però non le ho vendute, così come due azioni in territorio negativo che non ho venduto, quindi per adesso è abbastanza indifferente dal mio punto di vista e quindi provo a detenerle per il lungo periodo. Sono molto poi tentato di acquistare l'oro utilizzando gran parte della liquidità nel mese di aprile. Quindi comunque quando avrò preso una decisione lo vedrete prima nell'update settimanale, poi lo vedrete ai primi di maggio quando farò l'update per quanto riguarda il mese di aprile. Quindi tutto sommato, per tirare le somme, un mese in chiaro oscuro. Sono molto contento onestamente di aver venduto l'ETF del Nasdaq 100, in quanto non mi sentivo più confidente nel detenerlo, e penso che comunque questo ribasso possa continuare anche nel mese di aprile, maggio e così via. Quindi avete la mia dichiarazione registrata, quindi potete eventualmente insultarmi nei prossimi update nel caso in cui non ci fosse questo ribasso. Comunque, a parte gli scherzi, possiamo salvare. Bene, terminata la compilazione del file patrimonio, andiamo a vedere velocemente gli altri due file Excel, quello dedicato all'ETF del Nasdaq 100, che poi si è concluso, e andiamo a vedere quello che invece continua, quello sull'ETF della Cina. Eccoci qui nel file Excel dedicato al Nasdaq 100. Vi ricordo che questo file Excel l'ho preso in prestito dal professor Coletti, la puntata si chiama Risparmioforo e sicuramente lo ha saputo spiegare meglio di me. Io praticamente ho ripreso questo file Excel e l'ho riadattato in base alle mie esigenze. Infatti vedete tutte le varie modifiche che ho fatto nel corso del tempo. Siamo partiti da gennaio 2024 e per il momento ci siamo fermati a marzo 2026. Qui abbiamo l'ipotesi con l'ultima modifica fatta, in quanto appunto ho venduto tutte le varie quote e il pack è sospeso da aprile 2026. Nel caso in cui dovessi riprendere, ovviamente andrò a modificare nuovamente questa grafica. Per quanto riguarda il pack diciamo reale, abbiamo concluso marzo con un capitale netto di 28.109 euro. Dopo ovviamente sono andato a venderlo in un altro momento. Anzi no, penso di aver proprio inserito 28.714, sì, e che è proprio la cifra a cui ho venduto l'ETF. E comunque se andiamo a vedere l'ipotesi fatta per marzo 2026, dovevamo essere a 30.128, ovviamente noi eravamo sotto, quindi ho attribuito il colore giallo.
Per quanto riguarda la colorazione, i mesi leggermente in positivo, quindi il mio investimento è sì in positivo, ma al di sotto del 16,6%, ho deciso di attribuirle il colore giallo. Il colore verde è il mio investimento positivo e ben oltre le aspettative fatte nell'ipotesi fatta su quei valori qua. E l'investimento dato in territorio negativo ho utilizzato il colore rosso. E da gennaio 2024 a marzo 2026 sono stato in territorio negativo solo 3 volte. Qui abbiamo un dettaglio più ristretto riguardo i vari anni. Il primo anno era decisamente in positivo, il secondo anno si è concluso leggermente in positivo e il terzo anno al momento, adesso modificherò anche questo commento, diciamo è interrotto fino a data da destinarsi. Anche perché, come detto in precedenza, penso che questo calo possa durare anche per svariati mesi. Bene, possiamo salvare e adesso ci spostiamo sul file Excel dedicato all'ETF cinese. Eccoci qui appunto sul file Excel, anche in questo caso abbiamo fatto un'ipotesi. Come rendimento medio hanno utilizzato un valore più conservativo per il mercato cinese intorno al 5-6%, in questo caso ho utilizzato il 6%. E anche qui l'Excel ha fatto tutto il suo lavoro con la relativa tabellina. Ho ripetuto poi i fogli tirando via il rendimento del mio investimento e ora andiamo a vedere anche per il mese di marzo, anche se so già che praticamente è in territorio negativo. Quindi mettiamo già il colore rosso. Per quanto riguarda l'investimento ho sempre messo 200 euro. Per quanto riguarda il valore dell'ETF ci attestiamo a 554, quindi anche in questo caso il mio investimento è in negativo. In questo caso andiamo a riportare il valore dell'ETF e avremo 11, nel caso in cui dovessimo andarlo a vendere, 11,96 di minusvalenze. Andiamo a modificare anche questa piccola tabellina, quindi non proprio bene in effetti. Questa piccola allocazione di capitale per quanto riguarda nel mercato cinese per adesso non sta pagando, a differenza delle azioni singole. Comunque in questo caso per il momento la cifra è abbastanza irrisoria e quindi continuo con questa mia idea di accumulare il mercato cinese, soprattutto a discapito di quello americano. Chi lo sa, avrò ragione, non avrò ragione, solo il tempo ce lo può dire. Bene, possiamo salvare? Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Se avete domande o richieste riguardo questa o per le scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!